Buongiorno professor Paternostro, buongiorno Giulia. Grazie per essere intervenuti in questo case study del progetto BIMO Bilingualism in Monolingual Contest. Ci interessano le vostre esperienze svolte nel corso del quinto anno con metodologia CLIL o altro, quindi comunque con l'uso di una seconda lingua in una materia di indirizzo. Prego professor Paternostro. Dunque, io ho iniziato a lavorare con il CLIL una decina di anni fa e abbiamo iniziato anche con una collega del liceo linguistico a lavorare con la filosofia. Io addirittura ho fatto un esperimento un po' particolare nei primi anni di fare il CLIL bilingue. Cioè portando avanti sia un gruppo di francese sia un gruppo di tedesco nella stessa classe. Abbiamo lavorato particolarmente su due competenze. La prima competenza disciplinare, che poi riguarda appunto la filosofia, era quella della lettura e interpretazione dei testi, e poi la seconda era la competenza dell'argomentare. Questa era un po' più complessa, anche perché argomentare, costruire un saggio filosofico in L2 non è così semplice come costruirlo nella propria lingua madre. Però lo abbiamo fatto perché la nostra scuola partecipa alle Olimpiadi di filosofia, anche quest'anno parteciperà, e in particolare c'è un gruppetto ogni anno di 30-40 alunni che partecipa alle Olimpiadi in lingua, sia in francese e tedesco chiaramente, ma anche in inglese e in spagnolo. E quindi è un po' un'esperienza ogni anno della nostra scuola abbastanza forte, diciamo, nell'ambito delle attività CLIL. Da alcuni anni invece mi sono concentrato quasi esclusivamente sull'ESAVAC, cioè quindi sulla storia in francese finalizzata al doppio diploma. È un CLIL un po' diverso perché è molto strutturato, è triennale innanzitutto perché si comincia in terza, è strutturato in maniera forte su tutte e quattro le competenze linguistiche, perché per esempio per la lettura e comprensione il libro di testo è esclusivamente in francese. Le attività in classe sono nel terzo e nel quarto anno un po' più miste, ma nell'ultimo anno poi si risolvono sostanzialmente quasi tutti nelle due. Poi la competenza in uscita più importante è quella della scrittura, perché appunto l'ESAVAC prevede una terza prova scritta di storia e quindi anche qui gli studenti devono lavorare molto sulla competenza di strutturare un saggio, una composizione oppure uno studio di documenti. E qui si innesta, le competenze, diciamo, linguistiche si innestano molto bene con la competenza disciplinare più importante della storia, che è appunto quella della costruzione dell'interpretazione storica sulla base di documenti. I ragazzi lavorano molto su documenti, tra l'altro di diverso tipo, non soltanto di testo, ma anche iconografici, di video, insomma, multimediali in linea generale. E per esempio ora appunto nel quinto anno anche con Giulia abbiamo lavorato sui totalitarismi e è stata un'esperienza forte, difficile per certi aspetti, appunto perché l'interpretazione di materiale diverso in L2 e poi di riportarlo a un'interpretazione sempre in L2 presenta momenti complessi, ma sicuramente significativi sia per l'apprendimento della disciplina che delle competenze linguistiche. Benissimo, molto, molto interessante. Io passerei la parola a Giulia. Sì, allora, in un primo momento sicuramente quando viene presentato l'ESAVAC può impaurire, cioè come ha fatto con tutti, cioè funziona così, uno si sente dire per l'appunto la storia a volte è difficile anche in italiano, figuriamoci in un'altra lingua.
Però alla fine, confrontandomi anche con altri compagni che per l'appunto arrivano a prendere il libro, sapere tutte le date, cioè certo sono delle conoscenze importanti, però comunque con l'ESABAC si punta più ai concetti e ciò che è più importante per l'appunto è diverso perché per l'appunto l'utilizzo di foto come quasi primo riferimento allo studio non è una cosa usuale, però comunque non è difficile. Una volta che uno entra nel sistema e capisce come fare, si allena, soprattutto per appunto anche il prof, magari come ha detto, i primi 2 anni c'è anche più un misto lingua, che comunque ancora alcune cose magari vengono più chiarite e specificate in italiano, però poi quando uno per l'appunto arriva in quinta e ha anche già il proprio carrello personale di conoscenza, il livello di lingua migliora, non è poi così terribile, è anzi un'esperienza che, come ho detto, è diversa e quindi uno ha un approccio diverso anche da quello che viene fatto tutti i giorni, sempre. Certo. Professor Paternoster, d'accordo? Sì, sicuramente è un'esperienza diversa e anch'io vedo un po', soprattutto nel primo anno, gli occhi un po' sbarrati quando bisogna presentare, dice facciamo la storia in francese. Poi in effetti si rendono conto che in realtà ciò di cui hanno paura gli studenti, poi magari Giulia lo può confermare, e che non si sentono sufficientemente all'altezza a livello linguistico. In realtà poi si vede che, essendo un lavoro in cui le competenze disciplinari sono innestate con quelle linguistiche, viene un lavoro quasi spontaneo, cioè il francese, il dire la storia in francese diventa, diciamo, quasi normale. Tant'è vero che mi ricordo, per esempio, nell'ultimo esame di Stato, al momento dell'orale, una ragazza doveva passare a commentare qualcosa dalla storia in francese all'educazione civica in italiano e non le venivano i termini in italiano perché era abituata a utilizzare i termini francesi di carattere storico. Quindi sì, credo che sia poi un'esperienza abbastanza forte, considerando che nel caso dell'ESABAC, appunto, loro devono raggiungere un livello da doppio diploma, quindi prendono anche il diploma francese come quello italiano. Bene, interessantissimo. Grazie davvero per la vostra partecipazione. Vi ringrazio a nome di tutto lo staff del progetto BIMO, in particolare dell'Università di Madrid, che è capofila del progetto. È stato un aiuto prezioso. Grazie mille davvero. Prego, Arrivederci. è stato un piacere. Arrivederci.